Buonasera e benvenuti nella mia cucina. A grande richiesta, la ricetta della focaccia velocissima senza patate. Voi intanto mettete un bel like a questo video, iscrivetevi al canale mettendo anche la campanella e poi nei commenti per favore diteci la città da dove venite. Esatto. Allora, 630 grammi di farina forte. La farina forte è quella che ha un valore proteico molto alto. Io uso la nuvola di Caputo. Lo dico così in tanti me lo chiedete e ora lo sapete. Se non avete la nuvola di Caputo va benissimo anche la Manitoba, però quella vi posso assicurare che è perfetta. Poi abbiamo 2 cucchiaini d'olio caro, che E questo questo è perfetto ragazzi, vi metto in info box le informazioni per riceverlo a casa. 2 cucchiaini di lievito secco Caputo, 450 grammi di ml di acqua tiepida, 2 cucchiaini di sale, un cucchiaino di zucchero. Questo è quanto. Andiamo subito ad iniziare. Veloce. Se non avete una planetaria potete farlo anche con un cucchiaio, 1 e 2. Poi, Ragazzi, seguiteci anche su Instagram, vi metto in info box il link del nostro canale Instagram, mi raccomando, della nostra pagina Instagram. seguiteci, voi seguiteci, a prescindere. Un cucchiaino di zucchero, Vi posso assicurare che è buonissima questa focaccia. Infatti la grande richiesta è perché me l'hai fatta oggi è già finita, ed è già finita. terminata, cioè è volatilizzata, santi Dio. E mettiamo l'acqua, il sale una volta che ha impastato in planetaria per almeno 5 minuti. Vado in planetaria, ci vediamo tra un attimo. Ecco l'impasto come deve venire. A questo punto metto i 2 cucchiaini abbondanti di sale e mando avanti per un paio di minuti circa. Ecco l'impasto è pronto. A questo punto preparate una ciotola sul tavolo con dell'acqua tiepida e con le mani molto bagnate andare a fare delle pieghe. È abbastanza semplice fino adesso. Semplicissimo. Più pieghe fate, più l'impasto prende corda. E più è meglio. E più è meglio. Maccia. Oppure in italiano corretto si dovrebbe dire ed è più meglio. Certo, ovvio. Ok, questi movimenti, queste pieghe, le fate almeno per 2 volte a distanza di mezz'ora una dall'altra. E vi posso assicurare che avrete un impasto fantastico. Dopodiché la mettiamo a lievitare fino a che non raggiunge il doppio del volume. Quindi qui dentro deve stare per mezz'ora. Fate le pieghe ora, le rifaccio tra mezz'ora. Esatto. E poi chiudo tutto per quanto... No, anche adesso lo dobbiamo chiudere con la pellicola, ok. comunque, perché sennò si secca l'impasto. E comunque dopo la seconda... Dopo le seconde pieghe, una ogni mezz'ora, Sì. dobbiamo chiudere e far lievitare fino a che l'impasto non raddoppia di volume. Perfetto, ci vediamo dopo. A dopo. Eccolo qua il nostro impasto. Guardate quanti buchi, quanti fori, quanti tutto. A questo punto cosa dobbiamo fare? Lo dobbiamo prendere e mettere nella teglia. Io userò una teglia tonda, questa, eccola qua. Unta, non si è vista. ah scusa, eccola qua. Questa qua, ok. Unta con un bel po' di olio, ok? Ci rivediamo tra un attimo. Eccola qui, la sto mettendo La teglia, come vedete, l'abbiamo unta per bene. tanto. Sto mettendo l'impasto e a questo punto lo vado, lungo un pochino le dita, lo vado a stendere, tanto poi si allargherà da sé. Oh no, mamma, ti sei scordata di toglierti gli anelli. E adesso come faranno tutte le 1000 persone che mangeranno questa focaccia? La mangeranno con gli anelli. Oh no. Ah, ma aspetta, la mangiamo solo noi. Già.
Allora, quanto sei scemo, guarda. La stendiamo, ecco, in questo modo, la andiamo a coprire con la pellicola e la lasciamo con il forno preriscaldato poco con la lucetta accesa per una mezz'ora. Ci rivediamo tra una mezz'oretta. Eccola qua, è lievitata. A questo punto andiamo a preparare in una ciotolina mezza tazzina da caffè di acqua, mezza tazzina da caffè sempre di olio, mi raccomando l'olio buono ragazzi, e sale grosso, due cucchiaini, scusate. Quindi andiamo a mescolare per bene il tutto, togliamo la pellicola. Quando mettete la pellicola, mi raccomando, fate attenzione che non tocchi l'impasto, perché se no si può andare ad appiccicare e magari potete togliere, ecco come ho fatto io, appunto, qualche bella bollicina. Voilà, ce l'abbiamo fatta. Voi non potete capire come ho messo il cellulare. Io sto lavorando da dietro il cellulare, fantastico, perché momentaneamente sono tutti impegnati e quindi allora che facciamo adesso? Andiamo a fare i buchi. Ecco, lo sapevo. Succede, normale che questo succeda, è normale, scusate, abbiate pazienza, ma quando si lavora da soli in questo modo è un po' un problema. Quindi mi raccomando, ungetevi le dita e andate a bucherellare l'impasto. Scusate, ripeto la prima immagine, ma quando si è da soli bisogna pensare a fare questo, quello, quell'altro, e quindi eccola qui. Adesso andiamo a bucherellare per bene. Guardate che belle bolle. Ogni tanto do una botta al cellulare, ma mi perdonerete. Ecco qui. E ora andiamo a spargere la salamoia. Prima cerco di pulirmi le mani, poi ovviamente le andrò a lavare perché l'impasto appiccica. È normale perché è ad alta idratazione, quindi allora vado a metterlo per bene in tutti i bucherelletti. Intanto accendete il forno a 200 gradi, forno statico, e poi andremo a cuocerla per 20-25 minuti, dipende sempre dai forni, ragazzi, quindi regolatevi, comunque dovrebbero bastare intorno ai 22 minuti per l'esattezza, ok? Ecco qui. Se vi piace un pochino più unta, metteteci altro olio. Noi così ci piace. Scusate il rumore della tazzina, io mi scuso 8000 volte perché sennò poi dopo mi cazziate, come si dice. In forno a 200 gradi, forno già preriscaldato, per circa 20-25 minuti. A dopo. È bellissima. Visto? Ma vogliamo raccontare la storia di questa focaccia? Raccontiamola. Ne ho fatta una questa mattina. Metà se l'è portata lui perché è andato a vedere la partita. Mi aveva chiesto di fargliela. L'altra metà è andata via per casa. No, aspetta. Allora, un terzo se l'è portata via lui, un terzo è finito in casa e un terzo se l'è portata via mia figlia. Quindi sono rimasta senza focaccia per domani. E l'hai dovuta rifare. E l'ho dovuta rifare. La taglio con le forbici perché così non rovino la teglia più del dovuto, No, potete tranquillamente tagliarla con coltello e forchetta, guardate. Bellissimo. È ancora calda. È uno spettacolo. Guardate come soffice, guardate. E scotta, scusate. Ragazzi, è buonissima perché io l'ho già assaggiata. E
La voglia se l'è assaggiata. Provate a farla e diteci se vi è piaciuta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti!